Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dall'11 al 17 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona. Se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere qualche informazione in più. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali della vostra settimana, quindi come andrà, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'ambito amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo la falce. Probabilmente c'è un qualcosa che merita la nostra attenzione, nel senso di andare a tagliare, a definire qualcosa o a raccogliere i frutti del nostro duro lavoro. Siccome è una carta abbastanza veloce e che quindi dobbiamo essere molto pronti, molto attivi e considerare che cosa va fatto. C'è bisogno di tagliare una situazione dolorosa, c'è bisogno finalmente magari di dare una spinta in più per concludere qualcosa e quindi finalmente raccogliere soddisfazione, oppure abbiamo bisogno di eliminare un dispiacere, un blocco, un qualcosa che non ci permette appunto di stare bene o di andare avanti. Sottolineo andare avanti perché essendoci la carta della nave ci sta dicendo che questa è la settimana giusta per far prendere il via e il largo effettivamente a un'idea, a un obiettivo, un desiderio, forse anche un nuovo inizio, perché è vero che è legata al viaggio, quindi sì, ok, ci possono essere degli spostamenti, delle trasferte, dei viaggi, però insomma non tutti magari ci spostiamo e viaggiamo, magari c'è un qualcosa che dobbiamo attenzionare in qualche circostanza specifica, soprattutto di un cambiamento, di un miglioramento, di una fase di avanzamento verso un desiderio, verso un'idea o anche soddisfazioni, guadagni, quindi è una bella spinta in più. Quello che salta fuori e che emerge tantissimo anche dalla presenza della carta della scopa e della frusta è un forte desiderio di fare pulizia, di rigenerarsi, di ripulire sia le nostre stesse energie, noi, il nostro ambiente e forse alcune cose che riguardano il lavoro e le faccende più pratiche. I segni zodiacali da attenzionare in questa settimana sono principalmente quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, e abbiamo quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore e relazioni. Questo ambito, ovviamente per chi non è interessato all'amore coppia single o anche chi vuole delle informazioni riguardo famiglie, amicizie, può ascoltare lo stesso. Magari dovete adattare qualche informazione a quello che vivete. La lavanda effettivamente ci porta un po' in quella energia generica che abbiamo visto all'inizio. Non è tanto positiva effettivamente perché rappresenta spesso un po' di circostanze che ci deludono oppure che sono noiose o che sono troppo piatte per noi. Magari stiamo cercando qualche spinta o qualcosa di diverso, qualcosa che ci porta delle emozioni in più o possa migliorare alcune situazioni difficili in corso e c'è un po' di questa tendenza un po' di bassa energia, chiamiamola così. Le cose possono cambiare nel corso della settimana perché effettivamente la carta del lilla parla di emozione, parla di un'energia totalmente diversa dalla fase precedente perché probabilmente qualcosa viene attivato, come vi dicevo, proprio nei sentimenti e nelle emozioni. Sono abbastanza
abbastanza contrastanti perché possono toccare varie situazioni, alcune cose strettamente legate alla coppia dove c'è poco slancio o sintonia o delle divergenze. Dall'altro lato possibilità di migliorare, di sistemare un pochettino le cose, però come si dice è un fuoco che poi deve essere alimentato o una scintilla che deve diventare fuoco. E attenzione perché questo fuoco può un po' bruciare perché abbiamo la carta che porta un po' di tensione per alcune cose che ci danno fastidio, forse può essere gelosia o una ferita, che abbiamo ancora da rimarginare, delle cose che non hanno funzionato e ancora mi stanno dando un po' fastidio. Magari sono cose che dipendono da fattori esterni, ecco perché si deve consolidare maggiormente l'aspetto della sintonia e della comunicazione di coppia. Questo vale anche per le relazioni più importanti, forse anche riguardo a un'amicizia o un familiare. Per i single queste carte vogliono dirvi che ci sono delle energie contrastanti, in che senso? Se state frequentando una persona, molti alti e bassi tra situazioni di dubbi, di perplessità, di varie difficoltà che non vi permettono di avere adesso un quadro tranquillo e sereno di come andare avanti e di come procedere. Dall'altro lato, probabilmente, se vi state dando questa opportunità di frequentare, di conoscere una persona, occhio e attenzione perché, non dico che potrebbe essere impegnata, però ci sono delle circostanze che devono essere attenzionate. Per chi non ha nessuno, magari si vede una fase di passaggio dove una nuova conoscenza o qualcosa di interessante, magari può darvi, delle sorprese. Nel bene o nel male questo dipende ovviamente dalle singole situazioni, perché ripeto sempre che questa è una stesa generica, non tutti viviamo la stessa vita e questa carta però ci sta dicendo occhio e attenzione, perché se magari intercettate subito che vi piace una persona ma potrebbe essere impegnata o c'è qualcosa che non va, magari non si perde tempo e si va avanti. Per le questioni più pratiche del lavoro e delle finanze abbiamo Omaggio di Preziosi che già ci indica soddisfazione, qualcosa di positivo che arriva grazie al nostro impegno, ma possono essere anche delle notizie interessanti. Se avete bisogno di aiuto, di appoggio, è anche il momento giusto perché può esserci una persona abbastanza saggia, matura o comunque con una certa esperienza che vi può portare più lucidità e chiarezza in alcune circostanze. Ricordiamoci che avete delle energie abbastanza turbolente e quindi affrontare le cose con esagerazione di petto, come si suol dire, non vi porterà a dei vantaggi. Invece meglio riflettere attentamente, fermarsi un attimino. Sicuramente queste sono carte abbastanza positive, bisogna cercare di avere una strategia, di accogliere delle opportunità, delle, notizie, forse favorire dei viaggi, degli spostamenti o dei contatti con alcune persone e questo può essere utile proprio per tutti, per chi ha il lavoro, magari qualcuno che sta pensando di fare dei cambiamenti o degli investimenti o di aggiungere un qualcosa in più al vostro lavoro e poi soprattutto per chi è alla ricerca. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!